Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano, gloria al Signor. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signor. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore, gloria al Signor. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Entriamo insieme nel mistero dell'ascensione del Signore. Dopo 40 giorni della Pasqua il Signore ritorna definitivamente al Padre. Ci lascia il suo Spirito per essere capaci come Chiesa in qualche modo di prendere il volo, di partire e annunciare il Vangelo della salvezza, il Vangelo della speranza, il Vangelo della giustizia. Ecco, allora noi oggi vogliamo chiedere al Signore che ci confermi in questo impegno di essere annunciatori con Lui, con la sua forza, del Vangelo della salvezza, della speranza. Dove siamo chiamati a vivere. Ecco, saluto all'inizio di questa Eucaristia anche gli Scout d'Europa che sono presenti, mi rallegro con loro del loro servizio anche per la Chiesa diocesana, è sempre tanto importante la testimonianza che voi insieme a tanti altri date, una testimonianza di fraternità, una testimonianza di Vangelo bello, luminoso, che fa bene ai piccoli, fa bene ai più grandi, fa bene a tutti. All'inizio di questa celebrazione allora chiediamo la conversione del cuore, che è fonte proprio di riconciliazione con Dio e con i fratelli, con la nostra stessa vita. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni il nostro peccato e ci conduca alla vita eterna. E con l'animo gioioso e riconoscente lodiamo tutti insieme il Signore, il vivente, il risorto. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra, sotto gli occhi degli Apostoli. Donaci, secondo la sua promessa, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con Lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia, perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli,
il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Parola del Signore. Avete mai visto quando un bambino impara a camminare? Beh, voi sì, sicuramente, siete esperti in prima fila. Certamente inizia il bambino stesso col desiderio di tirarsi su, questo è evidente. E vuol dire che ora ha bisogno di camminare, di muoversi. Allora mamma e papà cosa fanno? Iniziano a tirarlo su, a farlo camminare pian piano, tenendolo magari per le braccia, no? Ecco. Lo incoraggiano, gli danno qualche piccolissimo suggerimento come metti il piede così, metti il piede colà, eccetera. Ma a un certo punto, perché davvero il bambino cammini, cosa fanno i genitori? Lo lasciano andare, giusto? Lo lasciano andare. Ecco, è necessario, per imparare a camminare, è necessario il distacco da mamma e papà. Ecco, per diventare grandi sul serio c'è bisogno di distacchi.
di lasciare andare e di andare. Di lasciare andare perché c'è il rischio, se no, che fino a 35 anni i ragazzi stiano in casa, no? È un rischio ricorrente questo, ma dopo anche di andare, evidentemente. Ed è quello che Gesù fa, se ci pensate, con i suoi discepoli. Dopo averli istruiti con cura e con cuore per tornare al Padre. Ecco, con la sua resurrezione si stacca da loro. Si stacca da loro per tornare a quella pienezza di vita, a quella comunione con il Padre al quale da sempre è chiamato. E ai discepoli lascia lo Spirito Santo, il suo amore come forza, come incoraggiamento. E così noi non ci sentiamo più soli, ma capaci di continuare l'opera di Gesù, capaci di continuare quell'opera che è salvare i fratelli, le sorelle dal male, da quegli atteggiamenti che rendono la vita infelice, e quegli atteggiamenti sono l'egoismo, l'arroganza, la falsità, la non sincerità, l'indifferenza, il cercare quello che divide al posto di quello che unisce, il puntare il dito sempre sui difetti e mai sulle qualità. Ecco, Gesù ha bisogno di noi proprio per questo. E attraverso lo Spirito Santo ci dona la sua presenza proprio e innanzitutto nell'Eucarestia, come stasera, in quel pezzo di pane, per darci la forza di essere, direi così, amici della vita e amici anche tra di noi, per essere compagni nel senso più vero del termine. È bellissima la parola compagno, non so se avete mai riflettuto, deriva dal latino, no? Cum panis, cioè che accomuna coloro che mangiano lo stesso pane. E quelli che lo fanno condividono, guardate, anche l'esistenza con tutto quello che comporta, gioia, lavoro, fatiche, sofferenze. Ecco, questo fa Gesù con noi oggi. Non ci fa mancare la sua compagnia. E nutrendoci di Lui diventiamo forti e capaci di donarci senza se e senza ma. Ecco perché negli Atti degli Apostoli, nella prima lettura, ci viene detto: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Adesso quel Gesù va cercato, quel Gesù risorto, va cercato nella comunità, nelle nostre buone relazioni, va cercato nei poveri, in chi ha bisogno di essere aiutato a crescere, in chi ha bisogno di essere amato, va cercato nei bambini che ci sono affidati per crescere, per maturare. E San Paolo ci ha ricordato che la forza della resurrezione per noi credenti è la forza che non lascia mai fermi, ci dà speranza per comunicarla, questa speranza, a nostra volta. Baden-Powell diceva che la felicità non viene stando seduti ad aspettarla. E infatti Gesù cosa dice ai suoi dopo la sua ascensione? Abbiamo sentito nel Vangelo: andate, andate, andate. È un invito a muoverci perché nessuno resti senza la conoscenza dell'amore di Dio. Ma quell'andate, mi permetto, è anche un atto di fiducia. Gesù crede in noi, così come siamo, e ci manda. Ha fiducia in me più di quanta io ne abbia nella mia persona. Sa che io riuscirò ad essere lievito e perfino magari anche fuoco, a contagiare di spirito chi mi ha affidato, e che saprò rialzarmi anche nei momenti faticosi della caduta. Ecco, solo andando e andando con Lui, con il risorto, potremo lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. E questo è l'augurio che ci facciamo in questa giornata così bella e così impegnativa dell'ascensione del Signore per noi e per tutta la Chiesa.
Amen. E in questa basilica da tanti secoli tanti cristiani sono nati alla fede. E adesso questa sera anche noi, tutti insieme, vogliamo rinnovare gli impegni proprio del nostro battesimo, pensando a quel nostro battistero che ci ha generati proprio alla fede in Dio. E allora vi domando, ci domandiamo e risponderemo con il cuore, con la voce, il nostro credo. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che è nato da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione di questa nostra carne e la vita eterna? Credo. Cari amici, cari fratelli e sorelle, questa è la nostra fede. Questa è la fede di tutta la Chiesa sparsa nel mondo e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, il vivente, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E al Signore che custodisce i nostri giorni vogliamo portare la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, fondata da Cristo Gesù per continuare nel mondo la sua missione, sappia offrire a tutti la novità e la ricchezza del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le autorità dello Stato, promuovano il progresso e la concordia nel rispetto della libertà, della giustizia e della dignità di ogni persona. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti operano nell'ambito della comunicazione sociale, con responsabilità e sensibilità umana e cristiana, servano sempre la verità e la libertà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, questa festa dell'ascensione del Signore risvegli in ciascuno di noi il desiderio del cielo e ravvivi la nostra fraternità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E la nostra preghiera vada anche per tutti i fratelli e le sorelle disagiati dalla situazione molto difficile in Emilia-Romagna. Vogliamo essere loro vicini con la preghiera in questo momento di grande fatica e di sofferenza. Vogliamo essere vicini anche a tutti i fratelli e sorelle che soffrono a causa della guerra, e non solo in Ucraina e Russia, ma in tante parti del mondo, perché ci si converta al dono della pace, che è il dono del Signore risorto. Preghiamo con tanta intensità per questo, stasera a messa, ma anche personalmente nelle nostre case, quando torniamo a casa appunto in questi giorni. E così anche la nostra preghiera per Manuel e per Matteo, che domenica prossima in questa nostra basilica diventeranno rispettivamente prete e diacono. Servano la Chiesa con tanta gioia e con tanta passione. Abbiamo bisogno di questo, di gioia e di passione, perché la gioia e la passione dicono la verità di una fede. E preghiamo in questo senso. E affidiamo poi al Signore tutte le nostre intenzioni personali, quelle che sono nel profondo del cuore. Il Signore ci ascolta e ci benedice. O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio Gesù e lo hai innalzato alla tua destra,
donaci di conformarci a Lui per giungere a contemplarlo nella gloria del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Alleluia, 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 alleluia. La Santa Pasqua illumini di viva fede gli uomini, redenti e fatti liberi. Alleluia, 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 alleluia. Pregate, fratelli e sorelle, perché l'offerta della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la Pasqua eterna, salga gradita a Dio Padre Onnipotente. O Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella tua dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. E per questo mistero di amore, uniti al cielo, con fede e gioia, cantiamo la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'ascensione di Cristo, che è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Marco, i Santi Ermacora e Fortunato, San Lorenzo, San Valentino, Sant'Antonio, San Bernardino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Sì, lo sguardo è rivolto verso il cielo, certamente, dove troviamo Dio, dove troviamo la pienezza dell'amore, ma proprio perché lo sguardo è concentrato sul cielo, siamo impegnati a piantare bene i nostri piedi sulla terra e a camminare, a darci da fare perché il cielo non sia qualcosa di raggiungibile, ma sia qualcosa di reale, di vero, dentro questa nostra storia. Ecco perché noi tutti insieme, come uomini e donne di buona volontà, preghiamo perché il Signore ci dia il pane necessario per vivere, quel pane che è carità, che è fraternità, che è misericordia, che costruisce appunto il cielo su questa terra. Per questo diciamo tutti insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare al nostro peccato, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del risorto sia con tutti voi. Ci scambiamo la pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo quest'oggi la solennità dell'ascensione del Signore e questa Santa Messa è celebrata per Padre Ernesto. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è sceso il tuo unigenito, nostro Redentore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava. Quand'ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul trono santo. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati,
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. 40 giorni dopo la risurrezione, Gesù ascende al cielo davanti agli sguardi stupiti degli apostoli. Prima di lasciare la terra, Gesù parla per l'ultima volta, affidando ai suoi discepoli l'incarico di evangelizzare tutte le genti, dicendo: Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. E questo è il mandato missionario che Gesù ha lasciato alla Chiesa e che fedelmente dobbiamo eseguire affinché tutti conoscano Gesù, che è via, verità e vita. La festa dell'Ascensione ci insegna due cose. La prima è quella di innalzare spesso il nostro pensiero al cielo, dov'è la nostra vera patria, quella eterna. Dobbiamo guardare in alto per irrobustire la nostra fede e per evitare di porre le nostre speranze nelle seducenti ma vane lusinghe del mondo. Questo pensiero fisso al cielo, e siamo al secondo insegnamento, non deve però distoglierci dai nostri doveri familiari, lavorativi, sociali.
Soprattutto dobbiamo adoperarci per la diffusione del Vangelo nel mondo intero, secondo il comando che Gesù ha dato ai suoi apostoli. Dunque, se in poche parole vogliamo sintetizzare il messaggio di questa solennità, possiamo dire che alla luce dell'ascensione del Signore siamo chiamati a innalzare i nostri cuori al cielo e appoggiare bene i nostri piedi a terra. Ci vuole la contemplazione e ci vuole anche l'azione. Questi due elementi vanno sempre insieme. Prima di ascendere al cielo, Gesù ha assicurato ai suoi discepoli che non li avrebbe lasciati orfani, ma che sarebbe rimasto per sempre con loro. L'ascensione infatti non separa Gesù dalla Chiesa, quindi Gesù è asceso al cielo, è molto più vicino a noi di quando lui era su questa terra. Anche se è salito al cielo, egli continua ad essere sempre con noi, ce l'ha promesso con queste consolanti parole. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Questa apparente contraddizione, ovvero l'ascensione di Gesù al cielo e la sua continua presenza su questa terra, è risolta alla luce dell'Eucaristia. Nel sacramento del suo corpo e del suo sangue, egli continua a rimanere con noi e non ci lascia mai soli. E fin da adesso pensiamo spesso a questa gloria che ci attende nei cieli. In Gesù risorto e asceso al cielo, noi contempliamo quella che sarà anche la nostra meta finale. Ecco che la festa di oggi ci insegna che non siamo stati creati per questa terra, ma per il paradiso. Noi soltanto lì troveremo la vera pace. Qui ci sarà sempre qualcosa per cui soffrire. E questo Dio lo permette per farci desiderare ancor più ardentemente il cielo. Tante volte noi siamo come se dovessimo rimanere, noi viviamo come se dovessimo rimanere qui su questa terra per tutta l'eternità. Siamo come dei passeggeri che prendono il treno e si dimenticano che devono scendere prima o poi, che devono arrivare alla stazione di arrivo. Ecco, noi non pensiamo a sufficienza alla vita eterna e rischiamo di farci trovare impreparati all'incontro eterno con Gesù. Il nostro pellegrinaggio terreno si potrebbe anche paragonare a una lunga ascensione. Dobbiamo raggiungere la vetta e ciò richiede tutto il nostro impegno. Sarà più facile scendere, d'accordo, ma noi siamo chiamati a salire, a raggiungere la cima, la vetta dell'amore di Dio. E quanto più si sale, tanto più il mondo con tutte le sue preoccupazioni ci sembrerà piccolo sotto di noi. E così quanto più il nostro bagaglio sarà leggero, tanto più agevolmente riusciremo a salire e a raggiungere la cima. Per questo motivo San Francesco d'Assisi volle vivere nella povertà. Per quale motivo? Non per la povertà in se stessa, ma perché la povertà gli permetteva di non essere ostacolato da nulla nel suo slancio verso l'alto. E chiamati a guardare in alto, tante volte noi non riusciamo a staccare lo sguardo da terra. Impariamo dai santi, i quali passando per molte prove e tentazioni sono saliti molto in alto e hanno raggiunto la cima immacolata dell'amore di Dio. Si racconta che quando era ancora fanciullo, San Francesco di Sales spesso era assorto, tutto preso dai suoi pensieri, e quando il padre gli domandava cosa stesse pensando, egli rispondeva: penso a Dio e a farmi santo. Pensiamo anche noi a Dio.
giustamente la preghiera è stata definita come l'elevazione della mente a Dio. Quindi dobbiamo innalzare la nostra mente, il nostro cuore a Dio quando preghiamo. Non è che dobbiamo pensare a cosa dovremo cucinare per pranzo o per la cena. Quando si prega, dobbiamo pensare a Dio. Senza questo innalzamento della mente a Dio, allora la nostra preghiera perde comunque molto della sua bellezza, della sua efficacia, della sua fecondità. Quindi quando preghiamo pensiamo a chi ci rivolgiamo in questo momento, in quel momento. Quindi se io parlo a voi, guardo voi, non è che guardo qualcos'altro. E così quando prego devo guardare a Dio, devo pensare a Lui. Allora la mia preghiera sarà particolarmente bella se ci sarà questo innalzamento, questa elevazione, questa ascensione della mente in Dio. Allora pensiamo a Dio e fissiamo il nostro sguardo alla vetta. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Pagina 56. Il Padre, con la risurrezione del suo Figlio, ha ricolmato di gioia la Chiesa, rendendola segno di luminosa speranza per gli uomini immersi nel dubbio e nell'angoscia. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Per la Chiesa, sostenuta dalla forza dello Spirito Santo, si impegni instancabilmente nell'annunciare con fedeltà la parola di Dio agli uomini. Preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Per i ministri della Chiesa, illuminati dallo Spirito, compiano il loro servizio verso il popolo loro affidato, con umiltà e nella verità. Preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci.
per i popoli ancora dilaniati dalle atrocità della guerra, si aprano ad accogliere il dono della pace, che scaturisce dalle piaghe gloriose del risorto. Preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Per coloro che soffrono, riconoscano che Dio agisce con amore misericordioso, anche negli eventi più dolorosi dell'esistenza. Preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Per noi qui presenti, l'incontro con Cristo risorto vinca ogni nostra paura e ci renda gloriosi annunciatori del Vangelo e della vita. Preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. O Padre, che nella Pasqua di Cristo, nuovo Adamo, riconduci l'umanità sulla via della vita, fa che non deviamo verso i sentieri del peccato, ma seguiamo da veri discepoli il tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, e rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove Lui capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Enrico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno glorioso dell'ascensione in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra, ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Ricordo domani alla festa di Santa Rita d'Acacia, le messe saranno come al solito nei giorni feriali alle ore 7 e alle ore 18. Chi vuole può portare le rose per farle benedire e poi portarle a casa. Faremo una supplica a Santa Rita al termine della messa. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Missa est. Prima del canto finale recitiamo un'Ave Maria, siamo nel mese di maggio, a lei dedicato, e affidiamo alla Madonna tutte le nostre intenzioni. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore immacolato di Maria, prega per noi.
Gesù riassume su di sé i diversi tipi di sofferenza che accompagnano anche tutti noi. La sofferenza della perdita dell'amico Lazzaro, la sofferenza della paura, quando suda sangue per fattori esterni su cui non può nulla, la sofferenza dell'umiliazione davanti alla propria gente, e poi le sofferenze fisiche, il dolore breve ma devastante della flagellazione, dei chiodi, delle cicatrici che restano per sempre. Il dolore ininterrotto della corona di spine, tante spine, tanti dolori che non danno tregua, che alla lunga debilitano il corpo e la volontà. Il dolore del respiro che arranca, il dolore terminale e consapevole che cessa solo con la morte. E infine il dolore nel dolore, la paura dell'abbandono, il dolore più grande perché ci fa sentire inutili. Con la sua passione, Gesù abbraccia idealmente tutti i nostri dolori. Ci mostra come la sofferenza sia una cruna attraverso cui passare per poi arrivare al Padre e risorgere. Molti di noi hanno sofferto di più e più a lungo di Gesù, senza poter contare sulla sua forza e sulla sua fede. Però il dolore non si misura in quantità, ma in qualità. Gesù dà un senso alla sua sofferenza dicendo: «Nelle tue mani affido il mio spirito». La carne si lacera, piange, suda, soffre, ma non c'è arma che possa ferire l'anima se si affida e se si eleva a Dio. Di Cristo, con la nostra voce, offriamo la buona notizia che il male e la morte sono sconfitti e se stiamo con il Signore, un'umanità nuova può nascere e crescere. Ecco, la prima comunione del nostro piccolo Matteo ci ricorda che nell'Eucaristia è il Signore stesso che viene a noi, è Lui che fa qualcosa per noi. È Lui che fa comunione con noi e noi soltanto lo accogliamo per poter essere indirizzati verso i cieli, cioè verso la relazione d'amore e di familiarità con il Signore e con tutti i nostri fratelli. Essere ricevuto è una cosa che ognuno lo può fare. Ecco, carissimi, con l'ascensione pregare non significa più delegare a Dio ciò che spetta a noi, ma aprirci con fiducia per ricevere la parola e lo spirito del risorto e così affrontare la vita come Lui ci chiede e ci suggerisce. Guardate che l'immagine che ci offrono gli Atti degli Apostoli è splendida. I credenti guardano il cielo, aspettandosi qualche cosa. Il cielo, nei due uomini in bianche vesti, scuote i credenti e li indirizza verso la terra e verso il ritorno del Signore. I credenti, in altri termini, vorrebbero la storia umana già risolta e risanata. Signore, è questo il tempo in cui Tu rifarai il regno di Israele, cioè il tempo in cui Tu risolverai i problemi di questo mondo? E Lui invece li rimanda a raccontare di Lui al mondo intero.
Che capovolgimento di compiti. Credenti vorrebbero ancora il tempo di Dio e dei suoi segni facili e prodigiosi e meravigliosi. Il Signore li rimanda al tempo della Chiesa e dei suoi gesti, dei suoi sacramenti. E lasciate che chiudiamo con quella bella immagine di quei giovani, al telegiornale l'altro ieri, di quei giovani che cantando spalano il fango di questo mondo. Hanno attuato ciò che Sant'Agostino chiedeva già 1600 anni fa. Canta e cammina. E in quel cammina lui voleva dire vivi amando, vivi facendo, vivi donando. Canta e cammina. Ecco, nella giornata delle comunicazioni sociali, che oggi celebriamo in tutta la Chiesa, Papa Francesco ci invita a comunicare con il cuore, non con aggressività, non con falsità, non dire le cose perché sai che avrai un effetto anche sociale o politico o globale a tuo vantaggio, ma comunica cordialmente, cioè mettendoti nei panni dell'altro, mettendoti nei sentimenti dell'altro, in maniera tale che poi tu potrai dire con verità le cose, ma con quella delicatezza di chi è vicino, con il cuore all'altro. Santa, sconvolgente e preziosa ascensione del Signore al cielo. E con il simbolo degli Apostoli, il credo del battesimo, rinnoviamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Carissimi, il Signore Gesù, asceso al cielo, siede alla destra del Padre e intercede per noi. Con fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Salendo al cielo, Gesù rimane con noi nella Chiesa. A Lui affidiamo la missione di Papa Francesco, dei vescovi, dei sacerdoti, missionari, consacrati e di tutti i battezzati, perché siano gioiosi annunciatori della Tua parola. Preghiamo. Ti affidiamo le famiglie, le imprese, la natura colpiti dalla terribile alluvione in Emilia-Romagna. Ricordaci che siamo fragili, Signore, e che siamo anche fratelli. Rendici solidali e generosi. Ti preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il dono della vita di Matteo e per questo momento così importante di incontro con te. Ti preghiamo affinché Matteo possa sentire la tua presenza viva in lui e a suo modo accoglierti e amarti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti ringraziamo per la nostra famiglia e ti preghiamo affinché,
come piccola Chiesa, possiamo camminare insieme, sostenendoci a vicenda sulla via che tu hai tracciato per noi. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro seminario interdiocesano, perché sia luogo di crescita nella fede ed esperienza di formazione dei futuri presbiteri secondo la tua volontà. Per Don Manuel, che verrà ordinato presbitero, e per Matteo, ordinato diacono. Per i ragazzi che la prossima settimana riceveranno il sacramento della Cresima. Siano tutti testimoni di te. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore, nella giornata mondiale dedicata, ti affidiamo coloro che operano nel campo della comunicazione. Offrano informazioni attente e responsabili. Diffondano anche le notizie positive che generano speranza, fiducia e solidarietà. Ti preghiamo. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Vogliamo vivere, Signore, offrendo te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, saccati dalle cose vane, di sangue.
Pregate ora perché questi doni e tutta la nostra vita siano graditi a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio. E per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E il Signor si offre a noi. E il Signor si offre a noi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. E il Signor si offre a noi. E il Signor
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore in comunione al nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del tuo figliolo Matteo, che oggi per la prima volta raduni alla mensa della tua famiglia nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza. Concedi anche a lui con i suoi cari di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. Amen. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, da ogni turbamento, e nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. E come autentici cristiani, nello spirito di Cristo risorto, diamoci la pace. Amen.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo ancora il Signore. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, sediamo un istante prima della foto che faremo con Matteo e i suoi cari. Ci sono alcuni avvisi importanti. E intanto che Mafalda si prepara a invitare tutti a Barbana, secondo le indicazioni conosciute, ecco, vi ricordo che continua il mese di maggio, ogni sera trovate il rosario in tantissimi luoghi, bello approfittare così di una mezz'ora, ecco, per affidare il mondo intero alla Vergine Maria. E domenica prossima è la solennità di Pentecoste, cominciamo da qui, è una giornata preziosa perché alle 17 Don Manuel, il nostro diacono, viene ordinato sacerdote insieme a Matteo che verrà ordinato diacono ad Aquileia. A questo proposito ci stiamo preparando, in fondo alla chiesa troverete un quaderno, potete lasciare una preghiera, un messaggio, un augurio. Poi raccogliamo anche, sempre nella cassetta laggiù in fondo, raccogliamo una somma così di denaro e poi con l'aiuto anche di parte del Consiglio pastorale, in accordo con le altre comunità, faremo dei doni a Manuel perché possa vivere il suo sacerdozio, quindi necessario anche per l'Eucaristia, insomma, ecco, in base a quello che raccoglieremo. Quindi fatevi pure presenti in modo da esserli vicini. Per andare a Barbana, a Aquileia quel giorno, andremo a piedi, chi desidera, e partiremo alle 15:30 dal piazzale del cimitero, ex Lidl, oppure alle 16 in bicicletta, i ragazzi. Abbiamo una famiglia che ci offrirà il suo giardino per tenere le bici al sicuro, così non abbiamo problemi di parcheggi, di spese, eccetera, sperando nel bel tempo, se no, insomma, ci inventeremo qualcosa. E la messa delle 19 domenica prossima è sospesa in Chiesa Madre, quindi non c'è, quindi siamo liberi di andare ad Aquileia. Non si vedono facilmente queste cose, sapete, quindi i ragazzi delle Cresime sono invitati di precetto perché Manuel verrà consacrato con lo stesso olio con cui sabato 27 il Vescovo vi cresimerà. Sabato 27 la messa anticipata alle 18. Ecco, i ragazzi dell'unità pastorale riceveranno il sacramento della cresima. Stringiamoci attorno a loro, ecco, con la presenza, con il canto, con la preghiera. Domenica 4 invece cosa succederà, Mafalda? Dicelo tu da quel meraviglioso microfono. Domenica 4 giugno, con partenza alle ore 4 del mattino, ci avvieremo a piedi verso Grado. Chiaramente chi abita nei pressi del Duomo, la partenza sarà magari 5 minuti prima proprio davanti al Duomo, altrimenti poi tutto il gruppo si compatta nel piazzale del ex Lidl. Quindi sarà una camminata, una passeggiata, dai. Sì, e come tempo permettendo. Come disse Gianni Morandi, 1 su 1000 ce la fa. No, anche per incoraggiare quelli che magari dicono non siamo abituati a camminare, non è che andiamo di corsa, insomma, partiamo a quell'ora del mattino proprio in previsione di una bellissima giornata, ma si sa che quando spunta il sole, insomma, comincia a far caldo e la fatica si sente maggiormente, per cui vale anche per i non camminatori. Ecco, grazie. Alle 7 invece partiremo con le biciclette. I ragazzi scout andranno con la canoa, con le auto libere, ci sono i pullman di linea, insomma, ecco, Barbana, alle 10 c'è la penitenziale, alle 11 la messa in santuario. I biglietti del vaporetto li preacquistate qui in Canonica tutte le mattine, lasciate qualche giorno che Graziano si organizzi, in modo da non fare le file il giorno del... Bene, io ho praticamente finito per questi avvisi. Un grazie ai volontari Caritas
alla Coop e a tutti gli offerenti, hanno raccolto 92 cartoni di generi alimentari sabato scorso, con oltre 1500 pezzi di viveri, alimenti per il nostro Caritas e l'Emporio. Quindi veramente una grande gioia. C'era ancora una cosa da dire? Siamo dimenticati. Riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore restiamo nella pace. Rendiamo grazie a Dio. Potreste venire qua. Guarda, non so se conosci. Io tutte le persone che conosco, cambiano, una un giovane capisco perché a te piace così tanto. Grazie, sai, bravissima.
la fedeltà c'è sempre. La prossima domenica ci sono le cresime, giusto? No, sabato sono le cresime. Per cui domenica noi facciamo servizio come ogni volta. Stavo andando via, ma prima di dare la mano a te, volevo dare la mano a questa signorina. Vedi, io qua devo andare in pensione, per cui no, è vero, io devo andare in pensione, quindi se sei tu bene posso andare, se no siamo fregati. Cioè, senti, tu invece per le cresime, visto che tua figlia... come la tua, ha lo stesso e dopo fa classica. Sì. Sì. Senti, tu che... E chi è questa ragazzina? Di Alessio Bar. La figlia di Alessio? Vedi, figlia d'arte. Senti, visto... Mio figlio di 17 anni è stato appena dedicato al panno All'Eusir. Senti che ti dico, visto che la prossima settimana ci sono le cresime, potrei venire a suonare, a cantare, no? Tu o la Pamela. Ti do un bacino. 24 maggio, ma capite, 24 maggio, mercoledì, chi sarebbe venuto alla messa? Quasi nessuno. Allora abbiamo anticipato il 21. Una Santa Messa che ha voluto i portosani ancora negli anni 1870 come ex voto per averli liberati. Loro ci hanno lasciato questo annuncio per ringraziare la Vergine Santa per averli liberati dal colera. Quel colera che era scoppiato anche proprio nell'anno delle apparizioni, nel 1855, da giugno, luglio e agosto sono morte 15 persone, anche qui a Porcios, compreso anche il parroco, e in tutta Europa questo colera aveva micidiato ben 20 milioni di vittime. E che quindi la gente di Porcios ha pregato la Madonna. Sta di fatto che alla vigilia della seconda apparizione del 27 di settembre di quell'anno 1855, almeno il colera qui è cessato, mentre in tutto il Friuli ha perversato facendo tante altre vittime. I portosani hanno fatto questo voto. Intanto hanno dato l'incarico a un bravo pittore friulano per dipingere la Madonna della Salute, quella è la Madonna della Salute, ex voto dei portosani. E poi hanno anticipato la festa liturgica della Madonna della Salute, che sarebbe il 21 novembre, in tutta la Chiesa Cattolica, al 24 di maggio. Ecco, questa festa è durata tanti anni, dopo penso con il terremoto era cessata, io l'ho ripresa 3 anni fa, proprio 2 o 3 mesi prima che scoppiasse il coronavirus. Ecco, quindi è caduta a pennello, per così dire, poi questo ripristino per continuare a pregare la Madonna della Salute, non più per il colera, ma per il coronavirus e per tante altre malattie. Al termine io reciterò la preghiera alla Madonna della Salute, che è stata approvata anche dal nostro arcivescovo Monsignor Mazzacato. Ecco, abbiamo allora come ospiti Don Dus Giuseppe, che è nativo di Porcius proprio, che ha scritto anche un libro sul suo paese, sulle apparizioni, e come dicevo Don Michele.
regalo della gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Sono onorato di essere qui con voi e qui proprio vicino al luogo delle ultime 2 apparizioni della Madonna. Devo dire che ogni tanto vengo quassù a pregare un po', magari anche a fare una camminata, e essendo cappellano in ospedale, soprattutto a portare preghiere e a portare le intenzioni di persone che incontro e che sono nella sofferenza. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di poter sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci affliggono e guidaci alla gloria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, suo Figlio che è Dio, e liberi a con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni,
apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere all'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano, Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa, come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Alleluia.
tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E così, conoscendo un po' la storia dell'apparizione di Porzus, le vicissitudini, poi riguardo alla benedizione della Iancona che è stata inizialmente per decenni negata, insomma ho letto il libro di Don Giuseppe e ho notato questa grande forza della popolazione di combattere, di spendersi perché queste apparizioni fossero riconosciute e gli fosse permesso il culto. E a volte uno si può chiedere, ad esempio, ma ci si batte per questo? Forse non sarebbe meglio battersi per una strada, per un'infrastruttura, per un servizio? Cose anch'esse senz'altro importanti, e magari le popolazioni di montagna sanno quali sono anche le difficoltà. Ma che cos'è di più grande, che cosa c'è di più grande che non poter essere stati toccati da Dio? Che Dio abbia guardato verso di noi, che Dio si sia ricordato e si ricordi di noi. Cosa c'è di più grande di questo? Di avere una madre alla quale portare le nostre suppliche, le nostre domande, le nostre preghiere, le nostre sofferenze e con la quale condividere le nostre gioie. Che cosa c'è di più grande di questo? Io penso che sia questa mentalità, questo sentimento, questo sentire che abbia portato avanti la popolazione di Porzus perché si possa finalmente festeggiare e sia riconosciuto questo festeggiamento dell'apparizione della Madonna della Salute. Ecco, l'Eterno che si è ricordato della creatura. D'altronde lo vedo in ospedale quanto è diverso affrontare la sofferenza con nel cuore una speranza, rispetto invece a una speranza che vada oltre a ciò che è terreno, senz'altro anche con la speranza che le cure funzionino, con la speranza che venga trovata dai medici una strada, ma con una speranza grande che travalica questa vita, che ci ricorda che la nostra sofferenza non è mai inutile, ma è sempre qualcosa che offerto al Signore diventa nelle sue mani un tesoro con il quale Lui può fare del bene per la salvezza delle anime. E sì, perché la Madonna della Salute, salus infirmorum, salute, ma salus è anche salvezza tradotto dal latino. Salvezza. Ecco, se la nostra vita fosse misurata solo su quanto viviamo qui in terra, ci sarebbero anche delle forti ingiustizie,
e difficilmente riparabili, anzi a volte la toppa è pure peggio dello strappo. Ma come diceva Papa Benedetto XVI, sarebbe ingiusta se non ci fosse la possibilità di un risarcimento nell'eternità, se non ci fosse un giudizio giusto e una destinazione per il paradiso, per la gioia, per la compagnia con la Madonna, i Santi e la Santa Trinità. Ecco, in quest'ottica, se viviamo la nostra vita in quest'ottica, allora tutto trova la sua vera dimensione. Ogni gioia probabilmente è ancora più forte perché la sentiamo come un dono, più come qualcosa che ci siamo procurati. Certo, è servito anche al nostro lavoro e al nostro impegno e magari è arrivato un risultato, ma è principalmente un dono. Con questa mentalità di fede ogni sofferenza ha in sé anche una possibilità, un'opportunità di essere utili all'umanità intera, di essere utili a Dio per il suo progetto di salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, asceso al cielo, siede alla destra del Padre e intercede per noi. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, fondata da Cristo Gesù per continuare nel mondo la sua missione, sappia offrire a tutti la novità e la ricchezza del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le autorità dello Stato, promuovano il progresso e la concordia nel rispetto della libertà, della giustizia e della dignità di ogni persona. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti operano nell'ambito della comunicazione sociale, con responsabilità e sensibilità umana e cristiana, servano sempre la verità e la libertà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, questa festa dell'ascensione del Signore risvegli in ciascuno di noi il desiderio del cielo e ravvivi la nostra fraternità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Continuiamo a pregare per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, in tutte le zone del mondo dove c'è la guerra, possano tacere le armi e nascere il perdono e la fraternità. Per questo ti preghiamo. È una preghiera speciale per un uomo, giovane uomo che verrà ordinato sacerdote della nostra diocesi oggi pomeriggio, e per tutti i bambini che si accostano alla prima comunione e ai ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima. Possa lo Spirito Santo rinnovare
momento di silenzio affidiamo al Padre tutte le nostre personali intenzioni di preghiera. O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio Gesù e lo hai innalzato alla tua destra, donaci di conformarci a Lui per giungere a contemplarlo nella gloria del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Gode gloria del Signore. Ci soccorra, o Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è soprattutto dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria della Salute, magnificare il tuo amore per noi con il tuo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per tutta l'estensione della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando, volgendoti all'umile tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Nel nome del Signore, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Vito, anche di Giovanna, di Oriana e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, dolce, di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. La pagina 181, ti ringrazio, oh mio Signore. Che tu ci hai donato, che tu nutri per noi. Alleluia, oh mio Signore.
o Vergine Santa, tu apparisti la piccola Teresa d'Us in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcios hanno pianto la morte di alcuni loro parenti, amici, compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmorum, salute degli infermi. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie, dal coronavirus, che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza al volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compia in noi, o Signore, la tua santa volontà. Così sia. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria della Salute, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. La pagina 100, una croce toponense.
I due video che ho fatto precedentemente, prima sulla cittadina di Grado e poi su quella di Cividale, e che riporto qui nelle schede in alto, raccontano, sia pure in modo semplice, la storia del Friuli. Questo video invece mette al centro la cittadina di Aquileia, che di fatto è quella che ha dato origine a tutta questa lunga e importante storia. Aquileia infatti è stata fondata dai Romani nel 181 a.C. ed è diventata nei secoli successivi la quarta città più importante dell'impero romano in Italia, ovviamente dopo Roma, Milano e Capua. La città resistette alle ripetute incursioni barbare, ma capitolò quando gli Unni, guidati da Attila, nel 452 riuscirono ad entrare e a distruggere la città. A partire dal I secolo è diventata un importante centro della cristianità e secondo la tradizione tutto ebbe inizio con la predicazione dell'Apostolo San Marco. Oggi Aquileia è un'importante meta turistica e chi vuole visitarla può informarsi su internet per verificare i giorni e gli orari di apertura dei vari siti. In questo video ci soffermeremo in particolare sulla basilica, sul foro romano, sul porto fluviale e sulle aree archeologiche che sono visibili all'esterno.
Con l'editto di Milano, che poneva termine alle persecuzioni religiose, la comunità cristiana di Aquileia iniziò la costruzione della basilica che, con le ripetute invasioni, venne per 4 volte distrutta e ricostruita, sovrapponendo le nuove costruzioni ai resti delle precedenti. Il pavimento della basilica è costituito da uno stupendo mosaico, risalente al IV secolo e portato alla luce dagli archeologi nel 1909. Vedete, c'è la Madonna in trono con il bambino e i simboli dei 4 evangelisti. Ed è particolare questa cosa, perché di solito si trova il Cristo benedicente nelle chiese, no? In poche chiese si trova la Madonna. E una Madonna simile si trova anche nella chiesa di Parenzo. Il maestoso affresco dell'abside risale all'anno 1031 e ha al centro la Madonna in trono circondata dai vari santi, tra cui San Marco e i martiri Ermacora e Fortunato. Allude alla predicazione del Vangelo ad opera degli Apostoli. Seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Il pavimento rappresenta scene collegate al Vangelo e alla storia della Chiesa locale. Con i suoi oltre 700 metri quadri è il mosaico più esteso nell'Occidente cristiano. La struttura architettonica della cripta degli affreschi risale al IX secolo, mentre gli affreschi sono del XII secolo. Sulla volta ci sono 19 scene che raccontano le origini del cristianesimo ad Aquileia e descrivono la vita dei santi Ermacora e Fortunato. La cripta degli Scavi è la zona archeologica sotterranea che circonda il campanile. Qui sono visibili i resti archeologici di 4 epoche diverse e il livello inferiore conserva i mosaici di una casa romana che risale alla fine del I secolo a.C. Posto all'ingresso della cripta degli Scavi, il Santo Sepolcro, risalente al secolo XI, riproduce la chiesa di Anastasis, costruita a Gerusalemme sul sepolcro di Cristo. Al centro del battistero troviamo una vasca battesimale di forma esagonale che ha ai suoi vertici 6 colonne che servono come sostegno di una copertura piana oggi non più esistente. Nell'aula Cromazia sono conservati gli importanti resti del pavimento di una parte del battistero risalente all'epoca del vescovo Cromazio. Il campanile si erige a una decina di metri dalla basilica e fu edificato nella prima metà dell'XI secolo dal patriarca Popone, ma innalzato ulteriormente nel XIV secolo fino a raggiungere gli attuali 73 metri di altezza.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso, in questo momento, mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Medjugorje, un villaggio che arriva a malapena a 3.000 abitanti. Non lo si trova sulla cartina geografica. Le più particolareggiate segnano appena Čitluk, di cui Medjugorje è frazione. Nessuno si prenderebbe cura di questo paese jugoslavo, nel cuore della Bosnia e Erzegovina, a 60 km dall'Adriatico, se non fosse teatro, dal 24 giugno 1981, di avvenimenti soprannaturali e di straordinarie apparizioni della Vergine. 6 ragazzi, da quel giorno, vivono un incontro quotidiano con la presenza misteriosa della Madonna. Da quel giorno è corsa voce di molti segni divini, di guarigioni, di fenomeni luminosi inspiegabili, ma soprattutto di un incredibile influsso sui cuori. Essi raccontano: Gospa, la signora, ci è apparsa, è la regina della pace, chiede la preghiera, il digiuno, la conversione. L'inizio delle apparizioni cade il 24 giugno 1981. Il primo giorno i veggenti hanno visto la Madonna sul colle Podbro, si sono spaventati e sono fuggiti. Provano nello stesso tempo gioia e paura. L'indomani si sono indirizzati nello stesso luogo, dove hanno rivisto la Madonna che li ha chiamati con le mani, ed essi sono saliti sul colle in fretta,
così che nessuno poteva seguirli. Dicono che si sentivano come se fossero portati da qualcuno. E in quel luogo e in quel giorno, il 25 giugno 1981, per la prima volta si sono incontrati da vicino con la Vergine. Per la prima volta la gente salì sul colle. Prima delle apparizioni tutta la gente qua era cattolica, ma in senso tradizionale, però pregava troppo poco. Difatti la gente dice adesso noi non abbiamo pregato neanche. Ho trovato nella cronaca alla fine dell'aprile 81, allora 2 mesi prima delle apparizioni, il parroco si lamentava. I ragazzi non conoscono che cos'è il rosario, dicono nelle famiglie, in una maggioranza delle famiglie non si prega, non conoscono che cos'è la venerazione della Madonna nel maggio, il mese del maggio. Allora proprio la preghiera era sparita, ma dopo le apparizioni la gente ha ripreso la fede. E secondo me è uno dei doni più grandi che ho visto che la Madonna ha lasciato qui è proprio la preghiera e il digiuno. È senza ombra di incertezza. D'altra parte, che il mistero si sveli, che il miracolo avvenga, che la Vergine si renda presente visibilmente nella storia, la Chiesa l'ha sempre riconosciuto. Anche accettando questi fatti, come per il passato, la Chiesa non ha mai inteso imporre un obbligo assoluto di assenso. Essa indica, come per Lourdes o per Fatima, che le apparizioni possono essere considerate autentiche. Appena fuori le case si inerpica un sentiero che porta al luogo dove sono avvenuti i primi incontri con la Vergine Maria. Alcuni pellegrini si avviano al luogo delle apparizioni. Questo è il luogo benedetto dove la Vergine lascerà anche un segno tangibile e documentabile della sua presenza. Forse è la prima volta che questo luogo viene ripreso, anche perché fino a non molto tempo fa era circondato dalle forze dell'ordine che impedivano a chiunque di avvicinarsi. Perdurando poi nel tempo queste apparizioni, la Vergine e i ragazzi, nei loro dialoghi, hanno stabilito di incontrarsi nella piccola sacrestia della chiesa parrocchiale nell'ora della recita del rosario. Sugli avvenimenti di Medjugorje regna ancora l'incertezza e l'attesa di un giudizio. La chiesa locale non si esprime. Il vescovo di Mostar non nasconde le sue perplessità. Di certo si può constatare che a Medjugorje agisce una forza che cambia i cuori. In Bosnia e Erzegovina e in tutta la Croazia e su fino all'Istria e alla Slovenia sta accadendo qualcosa di sorprendente. Il vescovo di Spalato ammette: in questo dopoguerra avevamo cercato di evangelizzare il nostro popolo. È valsa di più Medjugorje di tutti i precedenti sforzi, specialmente per i giovani. Tomislav aggiunge: veramente la gente è stata mossa dal di dentro ed è pronta a fare tutto per Dio. Qui tutte le famiglie digiunano il venerdì e nelle famiglie si prega in media un'ora ogni giorno. I vecchi e gli adulti affermano che i giovani pregano e digiunano molto di più. Le chiese sono piene di gente, di giovani. La conversione della gente per noi è il fatto più sorprendente. Madonna ha mandato i messaggi all'umanità, il primo messaggio e il messaggio principale, attorno a cui tutto ruota è il messaggio della pace all'umanità.
Maria, quella veggente che ieri avete visto, ha raccontato la sua terza giornata, dice, è apparsa la Madonna con le lacrime grosse, in sottofondo stava una croce nera spaventosa, la Madonna ripeteva piangendo pace, 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 riconciliatevi. Il messaggio della pace porta questo contenuto. Il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se il mondo vuole la salvezza, deve prendere la strada della pace. Però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo: Dio esiste. In Dio è la vita. Quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Ecco il messaggio della pace, spesso ripetuto anche un mese fa. La Madonna disse di nuovo, voglio ripetere di nuovo, la pace sta in crisi. Convertitevi, fatevi fratelli tra di voi, aumentate le preghiere e i digiuni. Per raggiungere la pace, la Madonna chiede la conversione. Anche questo messaggio si ripete quasi ogni giorno, spinge sempre i veggenti e l'umanità alla conversione. Per realizzare la conversione ci si vogliono la preghiera e il digiuno. Nell'inizio la Madonna disse: voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete allontanare anche le guerre, potete sospendere le leggi naturali. Padre Tomislav Vlasic è direttore spirituale dei 6 ragazzi di Medjugorje e responsabile della parrocchia dopo l'arresto e l'allontanamento del precedente parroco, padre Ioso. È il testimone più convinto e più convincente delle apparizioni della Vergine. All'inizio, dice padre Tomislav, pensavo di avere un atteggiamento aperto di fronte a questi fatti. In realtà ero come un fariseo che diceva fra sé: può darsi che l'apparizione sia vera, però io non ne ho bisogno. Ora invece riconosco il mio bisogno di ogni grazia del Signore, perché ogni giorno la vita allarga i suoi orizzonti e il Signore della vita non ha limiti. Insomma, la mia principale esperienza è stata quella di una più grande apertura a Dio. Mi sono poi accorto che se un uomo prende in seria considerazione quello che la Madonna dice, deve per forza accogliere tutto quello che dice il Vangelo. In questo luogo delle prime apparizioni abbiamo visto una fiamma grande che non bruciava. Anche i poliziotti sono corsi lì perché pensavano che fosse una provocazione. Però non hanno trovato altro che una guardia inginocchiata sul luogo delle apparizioni dove si vedeva la grande fiamma. Il segno che la Madonna lascerà sul luogo delle apparizioni qui a Medjugorje sarà dato per tutta l'umanità. Sarà visibile, palpabile, grande, permanente, con cui saranno legati molti miracoli, molte guarigioni. Dopo il segno, se il mondo non si converte, verrà la punizione. Secondo Miriam, tutto è possibile evitare con la conversione, con la penitenza, con le preghiere, però è difficile da aspettare che il tutto mondo si converta. Allora la punizione, certa punizione, dovrebbe venire, però noi con le preghiere, con la conversione possiamo diminuirla. Gli altri veggenti conoscono alcuni 8, altri 9 segreti.
Tutti conoscono, tranne una, conoscono la data del segno visibile, il quale dovrebbe essere lasciato qui a Medjugorje, e tutti quanti dicono di averlo visto in una visione. Dicono che è bello e hanno una gioia grande per aspettarlo. Ivan dice in modo particolare che dopo il segno quelli quali si convertiranno prima avranno una gioia più grande, ma quelli quali non si convertiranno, in modo particolare quelli quali lotteranno contro Dio, dopo avranno un rimorso della coscienza e avranno delle difficoltà nella sua coscienza. Jacob, Maria, Licca, Ivanka, ogni sera verso le 18 entrano in chiesa. La gente è già presente nella navata centrale. I ragazzi entrano nella sagrestia delle apparizioni, iniziano la preghiera e immediatamente viene la signora. Parla con loro, li conforta, li sostiene, svela loro segreti, annuncia profezie per il mondo. Abbiamo le immagini straordinarie delle apparizioni del 25 e 26 novembre e dell'8 e 9 dicembre 1983. La prima non è completa, dal momento che il nostro operatore è stato sorpreso dalla semplicità e immediatezza dell'avvenimento. La seconda apparizione, quella del 26 novembre, è ripresa dall'inizio. Tra qualche istante dovremo vedere le immagini della prima apparizione. Queste immagini testimoniano con naturalezza la incomparabile avventura di esseri umani che dialogano con il mistero di Dio, che si rivela nella materna immagine della Vergine. На небесна, свет имя Твое, доđi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zlame. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Ode. Moj za nas,
moli za nas, moli za nas, moli za nas. In modo così detto tridimensionale, la vedono, sentono, parlano con lei, pregano, cantano, possono toccarla come tutte le altre persone e sentono proprio la sua presenza. Nel momento dell'apparizione dicono viene una luce, dalla luce viene la Madonna e la Madonna levita su una nuvola, li saluta con saluto sia lodato Gesù Cristo e continua a parlare, pregare con loro, affidare a loro i segreti, i messaggi e alla fine li lascia con un saluto: restate in pace, angeli miei. Zdravá Maria, milosti plná, Gospodin s tobou, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Le immagini più complete dell'apparizione del 26 novembre. Anche in questa circostanza i ragazzi parleranno con la Vergine e pregheranno all'unisono con Maria. Le immagini lasciano trasparire l'incontenibile gioia e la sovrumana esperienza di comunicare con il divino. L'ode finale che pronunziano è il commiato. Significa se ne va. È come se venisse loro strappato un tesoro che dona una letizia incontenibile. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje. Na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen.
Abbiamo ascoltato Lode. La Vergine se n'è andata. I veggenti si preparano ad entrare nella chiesa dove il popolo, questa volta, ha già terminato la recita del Rosario e come tutte le sere, insieme a tutti i pellegrini, reciteranno 7 volte Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. È come per la nostra mentalità un po' efficientistica, a parte che è difficile accettare così in modo immediato un avvenimento soprannaturale, ma soprattutto è difficile anche perché noi pensiamo che è l'uomo che fa, mentre qui abbiamo assistito al fatto che tutto viene dall'alto, abbiamo avuto come la coscienza di una presenza superiore. Ecco, volevo chiederle, questo fatto che Dio interviene, che cosa vuole, attraverso la Vergine, che cosa vuole insegnarci? Il messaggio principale di queste apparizioni è la pace all'umanità e tutti i messaggi praticamente ruotano attorno alla pace, la conversione, la preghiera e la conversione, il digiuno, la vita sacramentale sono proprio indirizzati in questo senso per raggiungere la pace. E i veggenti dicono che la Madonna disse il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se vuole essere salvato deve prendere la strada della pace, però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo Dio esiste, in Dio è la vita e quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Perciò spesso ripete questo messaggio della pace, il messaggio della conversione. A proposito di quello che tu dici che è difficile accettare questo fatto soprannaturale, ci si vuole la grazia. A padre Tomislav, che segue da vicino questi veggenti, io vorrei chiedere innanzitutto cosa ha detto la Vergine Maria ai veggenti questa sera. Questa sera a Vizca, quella alla quale ha parlato di più, la Madonna ha continuato a raccontare la sua vita. Difatti da 7 gennaio di quest'anno la Madonna sta raccontando la sua vita a Vizca ogni sera. Agli altri ha raccontato alcuni episodi fino adesso. Altri 3 questa sera hanno fatto diverse domande per gli ammalati e hanno raccomandato gli ammalati. Non c'era niente di particolare. Durante l'apparizione avete sentito che i veggenti hanno pregato Padre Nostro e Gloria al Padre. Difatti la Madonna ha cominciato questa preghiera Padre Nostro e noi abbiamo sentito che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, eccetera.
immagini che ora vedremo riprendono l'apparizione dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. In questa circostanza la Vergine rivela a una veggente il nono segreto. Ancora più evidente diventa l'estasi dei ragazzi, specie del piccolo Jacob, i cui occhi alla fine accompagnano la Vergine che si eleva davanti a lui. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Amen.
quella del 9 dicembre, l'ultima di cui disponiamo le immagini, sono presenti alcuni medici che controllano il battito del polso e verificano le condizioni dei veggenti. Spesse volte, anche in passato, sono stati esaminati e interrogati da medici di diverso orientamento ideologico, ma non è mai stato riscontrato in essi nulla di anormale. U ime Otca, istina i Duha Svetog, amin. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. La fede dunque e la conversione, da chiedere con preghiera assidua e con la penitenza, è il messaggio principale che la Madonna continua a ripetere in straordinaria consonanza con le esigenze dell'anno santo della Redenzione. Ma cosa significa convertirsi? Che cosa questo ha implicato per i molti pellegrini che si sono recati a Medjugorje? Innanzitutto e fondamentalmente la ripresa di coscienza che il cristianesimo è un fatto, è la presenza nella storia del destino reso incontrabile. Noi in fondo siamo cresciuti in un ambiente intellettualistico, ci ha detto un pellegrino, nel quale siamo stati abituati a valutare e a prendere le distanze di fronte ad ogni fatto, invece che a lasciarci interpellare. E anche Cristo può restare un argomento di discorso più che rapporto personale, più che presenza nelle cui braccia ci si abbandona. Non meravigliatevi, ma voi siete proprio deboli perché pregate troppo poco. Al minimo ogni mattina e ogni sera pregate per mezz'ora. Altro tempo cercate durante la giornata e vi raccomando ogni giorno assistere alla messa quotidiana. A quelle persone le quali frequentano la scuola e vanno al lavoro, la Madonna disse al minimo di mattina e di sera per mezz'ora pregare. Durante la giornata non spegnete lo spirito della preghiera, cercate di trovare il tempo libero e in modo particolare di ritirarvi
per qualche minuto nelle pause per mettervi in contatto con Dio. Una volta, quando siamo stati in raduno, ci disse: bene, avete cominciato a pregare 3 ore, però tutti guardate sugli orologi. Quando finire i vostri obblighi, come finirli? Non vi dico subito, mai li finirete così bene. Offrite il vostro tempo a Dio. Lasciate le vostre preoccupazioni, abbandonatevi a Dio e lasciatevi guidare dallo Spirito. E dopo tutti i vostri doveri saranno fatti bene e del tempo ne avrete di più. Difatti il gruppo si è accorto presto che dopo c'è il tempo di più, perché prima perdevano il tempo, lo sciupavano. In modo particolare in quest'anno ha chiesto di pregare per il nostro Vescovo, per le autorità della Chiesa, perché lo Spirito Santo discenda sulla Chiesa in quest'anno giubilare. Per moltissimi il pellegrinaggio in Jugoslavia ha rappresentato una novità, meglio un approfondimento e una maggiore coscienza della strada su cui già siamo. Anzi, ha messo a nudo la nostra posizione di fronte alla fede, facendo scoprire superficialità, entusiasmi effimeri, mancanze di fedeltà, deviazioni dal cuore dell'esperienza, verso particolari non determinanti. Quei volti, quella chiesa, quella croce, ci ricordano un fatto, sono memoria di un fatto, il fatto decisivo della vita del mondo e della storia degli uomini. 2000 anni fa il mistero si è fatto visibile in Cristo, Redentore dell'uomo. Ancora oggi, dopo 2000 anni, Maria si assume il compito di ricordare agli uomini distratti e infelici del nostro tempo quell'avvenimento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato morte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
perché come il lampo che attraversa il cielo in un istante, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quando sarà la seconda venuta di Gesù? Gesù nel Vangelo chiaramente ha detto e ribadito: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio di Dio, ma solo il Padre. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Una setta aveva indicato il 1914 come anno della fine del mondo. Vedendo che la profezia non si era realizzata, la data fu spostata nel 1925. Avendo sbagliato anche la seconda previsione, fu annunciato il 1975 come anno della svolta. Ora tutti noi sappiamo con certezza che tutte queste profezie erano false, eppure ancora molte persone seguono queste sette millenaristiche. L'unica profezia che si è compiuta è quella annunciata da Gesù, che ci aveva avvertito: verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Sì, Gesù ci aveva avvertito che sarebbero venuti i falsi profeti e che avrebbero allontanato dalla fede molte persone, e così è avvenuto. Non lasciamoci dunque ingannare da quei falsi profeti, falsi veggenti, che hanno la pretesa di sapere che la fine del mondo è imminente, perché quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Ho scoperto che Verzegnis non esiste, cioè sì, esiste sulle carte, ma come paese non c'è. Vi sto dicendo la verità. Il comune infatti è costituito da 4 nuclei abitativi: Chiaicis, Chiaulis o Chiaulis, Intisans e Villa. Verzegnis è il nome del monte che sovrasta appunto le 4 frazioni. Poche le notizie. Un incendio negli anni 40 ha distrutto tutti i documenti dell'archivio comunale. Le origini sono sicuramente antichissime, perché proprio in mezzo al bosco sono stati rinvenuti dei resti archeologici. I ritrovamenti fanno pensare all'antica esistenza di un paesetto fortificato. In mezzo al bosco? Beh, ora c'è il bosco, ma oltre 2000 anni fa doveva essere molto diverso. Dobbiamo immaginare qui case, strade, piccoli orti. Se poco conosciamo dell'antico passato, sappiamo invece tutto sull'arrivo dei cosacchi. Nel 1944 ne arrivano in Carnia 40.000, inviati dai nazisti per uccidere i partigiani. Il popolo cosacco era stato derubato da Lenin di tutti gli averi e molti furono imprigionati e uccisi dai comunisti russi. I cosacchi rimasti decidono quindi di allearsi con i tedeschi, anche perché Hitler promette loro una terra su cui ricominciare, la Kosakenland. Sì, avete proprio capito, la Carnia. Ecco perché giungono qui con le famiglie a seguito. Per i residenti è il caos. Sono uomini duri. Preferiscono i loro cavalli alle persone. Sono violenti quando bevono e sanno uccidere a sangue freddo. Ma tra di loro ci sono anche delle brave persone, degli intellettuali. Il quartier generale, nonché l'alloggio dell'atamano, era qui alla Stella d'Oro. Quando i tedeschi 6 mesi dopo si arrendono, i cosacchi sconfitti lasciano la Carnia e, convinti dell'aiuto degli inglesi, si dirigono in Austria.
Nessuno vuole occuparsi di questo popolo un po' selvaggio e quindi nessuno prende posizione. Vengono perciò consegnati ai russi in quanto prigionieri di guerra. Ma i cosacchi proprio dai russi erano scappati. Pur di non tornare in Russia, tantissimi si uccidono. Quelli che torneranno andranno a morire nei gulag in Siberia. Sì, è una storia tristissima e dimenticata dai libri di storia che si studiano a scuola. Ritornati ai nostri giorni, saliamo a visitare una malga. Io credevo che nelle malghe ci fossero solo le mucche e le caprette, e invece cosa trovo? Pecore! Gli ovini vengono allevati non solo per il latte, ma anche per la lana. Ne vedo poche perché il gregge ora sta pascolando in alto. Sento belare insistentemente. Qualcuno deve avere una gran fame. Mi avvicino e... ma che bella sorpresa! 2 agnellini appena nati! Il piccolo sta facendo i suoi primi e traballanti passi. Ed ecco il formaggio di pecora messo a stagionare. Io l'ho assaggiato. È una delizia! Quassù c'è un interessante percorso, la via storica del marmo. Il lavoro dei cavatori era durissimo e il tragitto, segnalato da numerosi pannelli informativi, racconta la vita che facevano gli operai. Non c'erano mica le ruspe come adesso, il lavoro veniva fatto tutto a mano e gli uomini stavano mesi in queste baracche senza mai tornare a casa. I blocchi di pietra venivano portati a valle o dalla teleferica o prima ancora da questi scivoli. In estate, durante la manifestazione La scultura in rosso, molti artisti vengono a partecipare alla kermesse. Le opere così di anno in anno crescono numericamente e abbelliscono sia il monte sia il paese. A dir la verità, questo non è proprio marmo, ma una pietra rossa che diventa particolarmente brillante dopo la lucidatura. Il marmo rosso a Verzenis lo troviamo dovunque, nei muri delle case, sui giardini, nelle chiese, nei cimiteri. Una lapide di questa pietra particolare indicava l'agiatezza della famiglia. Il comune è molto attivo a livello artistico. C'è pure una galleria d'arte moderna all'aria aperta, l'Art Park. Non è un vero e proprio percorso da fare. Le opere d'arte non hanno confini e perciò si trovano sparse. Sta a noi scegliere la strada. Se vieni in Val d'Arzino, mi dicono, devi andare a vedere le sue cascate. Sarebbe bello andare in bici, ma il sentiero è cosa per tosti. A piedi è una bella passeggiata e arrivata tutta la fatica scompare. Che meraviglia! Che colori! E di un bel verde smeraldo anche il lago di Verzenis. Costruito per la centrale elettrica di Somplago come serbatoio di regolazione, è un ottimo posto per prendere il sole nelle giornate estive. In tutta la montagna troviamo gli stavoli, ma quelli di Verzenis sono diversi. Vedete il portone? Era costruito con la base più stretta, a forma di contadino che portava sulle spalle il fieno. Se trovate strani gli stavoli, che ne pensate di questa cappella massonica? Costruita alla fine del 1800 dal signor Belliani per la morte del figlio, custodiva in questa cripta tutta decorata la salma del giovane. I simboli massonici sono ovunque. 9 gradini, gli alberi posizionati in modo da rappresentare la sapienza, il mondo a lato. Al tramonto i raggi del sole attraversano le 2 finestre colorate e illuminano la scritta.
Verzegnis sono i Polentars, un gruppo di amici diventati famosissimi per la loro polenta gigantesca. La prima ad entrare nel Guinness dei primati era di 660 kg. Recentemente hanno superato se stessi con una polenta di 17 quintali. A proposito di polenta, è ora di cena. E mentre mi raccontano della famosa gara automobilistica che attira sempre numerosi visitatori, io mi concedo questi ravioli alle erbe di campo. Buon appetito, ragazzi! Palmanova è una città-fortezza con poco più di 5.000 abitanti, fondata dalla Repubblica di Venezia nel 1593. È uno dei pochi esempi di città con una pianta a forma di stella, ma le sue 9 punte, l'ordinata e geometrica disposizione delle vie interne, la grande piazza esagonale al centro e anche la sua storia hanno fatto sì che nel 2017 diventasse patrimonio dell'umanità UNESCO. La Repubblica di Venezia costruì questa città per creare un argine alle invasioni ottomane. Fu parte della Serenissima per più di 200 anni, fino a quando, nel 1797, Napoleone Bonaparte la conquistò. Dopo il ritiro delle truppe francesi, nel 1814 passò sotto il dominio austriaco e nel 1866, con il plebiscito del Veneto, fu annessa al Regno d'Italia. Oggi è una cittadina tranquilla, ideale per una passeggiata in centro o attorno alle sue mura. Qui ci sono 3 percorsi possibili. L'anello basso del Fossato, l'anello alto dei Rivellini e l'anello misto panoramico. C'è infine un percorso mountain bike che ha una lunghezza di circa 12 km. Caratteristiche e imponenti sono le 3 porte di accesso: Porta Udine, Porta Cividale e Porta Aquileia. Tra loro sono disposte a 120 gradi e puntano dritte al centro della grande piazza esagonale. La visita della città si fa tranquillamente a piedi. Chi arriva dall'autostrada, infatti, può parcheggiare in prossimità di Porta Aquileia e iniziare la sua visita dal belvedere Parco dell'Aviatore e dalla vicina polveriera Foscarini, costruita da Napoleone Bonaparte. Proseguendo nella parte occidentale della città si arriva poi alla chiesetta di San Francesco. Continuando verso nord si raggiunge Porta Udine, che è caratterizzata dall'adiacente acquedotto veneziano
progettato per portare l'acqua in città. Esso è alimentato dalla roggia di palma, che in massima parte confluisce poi nel fossato della fortezza. Da Porta Udine, proseguendo verso est, si può raggiungere il Museo della Grande Guerra, che si trova in corrispondenza di Porta Cividale, la terza e ultima porta di accesso alla città. Attraversando il parcheggio, a fianco di Porta Cividale, si arriva alla polveriera napoleonica Garzoni. Riprendendo la strada di Porta Cividale verso il centro della città, si arriva in Piazza Grande. Essa è di forma esagonale, con al centro il monumento in pietra d'Istria che sorregge l'alto stendardo con la bandiera italiana. Questa piazza, molto grande e molto bella, è il cuore pulsante della città. Qui si svolgono gli eventi e le mostre più importanti e nei periodi festivi ed estivi si popola di turisti e visitatori. Ai lati delle vie che sboccano sulla piazza ci sono 11 statue dei più importanti provveditori di Palmanova. Una di queste fiancheggia il Palazzo dei Provveditori con l'adiacente loggia della Gran Guardia. L'altro importante monumento che volge sulla piazza è il Duomo del Santissimo Redentore. Sulla sua facciata spiccano in alto il leone di San Marco, simbolo della Repubblica di Venezia, e sotto le statue dei santi protettori della città, il Santissimo Redentore al centro e ai lati San Marco e Santa Giustina. L'interno della chiesa presenta un coro composto dall'altare maggiore affiancato da altri 2 altari minori, 4 altari laterali e un organo con cantoria su un pulpito sospeso. Ben visibili sulle pareti sono una serie di quadri e di pale di grande pregio. Un risalto particolare, però, viene dato alla pala dell'Annunziazione, alla statua lignea della Madonna e all'urna di vetro con le reliquie e la statua di cera di Santa Giustina, protettrice della città. Alla fine di questa visita ci si può fermare per ristorarsi in uno dei vari bar e trattorie che operano in piazza o in prossimità della stessa.
Carissimi amici, pace e bene a tutti. Abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote, e adesso sono praticamente due giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame e reale. Allora, sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30 di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no, il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. sì, che spiega. E poi arrivano... poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario. Durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere, per grazia. Si interrompe perché mi pare verso loro il terzo, vanno in estasi, verso il terzo mistero. Ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata che... Ma è vero questo fatto, come dicevo, no? Che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cuore di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro oltre al messaggio, la Madonna oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano, di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione
e la gente vede come tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, E anche altri che pregano anche con questo è insistenza. brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola, che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro, direi, ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma Credo infatti i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono Esatto. degli inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, Certo. perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Ecco. Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, e nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Se ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 anche euro. Ho partecipato, ma tante persone Sì. hanno partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto. In realtà la prima cosa, l'associazione, dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con perché il vescovo... Perché è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Sì, con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili. Hanno assistito alle apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché
a Zaro. No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no. Almeno durante l'apparizione Quindi non hanno solo parlato che con i poi veggenti. possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo. E erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno, anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. Sì, anche da due autorevoli docenti in Mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Sì. Quindi noi adesso aspettiamo. Quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. Sì. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un tumore. Viva Gesù, viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, vero? Sì. Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del Bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono sì, le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io feci io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive 30 anni fa e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente non è che ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi della Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, è così. Lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico a Zaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole a noi uomini, esprime anche alle nostre sensibilità, ai nostri cuori, al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere un messaggio che si identifica nella tipologia, proprio la tipicità del vestito, del modo in cui si presenta. Il 26 ottobre 2015
la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire splendido, voleva significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché la Madonna appare con le rose? La regina perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa e appunto io su questo ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. Ti volevo un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare il Rosario della Pace e il Rosario della Risurrezione. Sì, che differenza oltre c'è? al Rosario diciamo canonico, la Vergine Santa Zaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il Rosario della Pace, e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il Rosario della Risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica è una croce reale che sta lì, di legno. Una croce reale che noi portiamo in processione in queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia, ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata, senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo la sera stessa in albergo dove avesse potuto prendere quella croce, e il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un ripostiglio, l'aveva ripulita e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, è vero? Adesso l'ha riprodotta, no, quella l'ha riprodotta? L'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco, e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato, e soprattutto durante le apparizioni in vari momenti viene dettato a Don Ciro il Rosario della Resurrezione, quindi sono strettamente legati. Anche nelle stesse litanie c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro, nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone. Sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e lì conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda.
Un mistero glorioso, la nascita di Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato
a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito, per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti che poi ci hanno fatto. Invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia della signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana, che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, le apparizioni? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale, passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti, e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo il giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa. Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna? No, c'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire che c'è la buona sanità, certo, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetta non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Ecco perché ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo può dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo. Sospeso e vedevo questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza, perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi, come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. E siete mai andate poi nel bosco di Ischia e corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? No. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, a settembre del 2012. Non ha riportato esiti, niente, sta benissimo, forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici tutte e due, sì, praticanti? Sì, praticanti, Sono stato anche nelle comunità, sono fatto anche capo comunità neocatecumenale, nella chiesa di Sant'Anna in Afragola.